Infatti la macchina adesso è in moto e non si sente quasi il motore. Questa è una Silver Shadow. Silver Shadow, la Rolls Royce Silver Shadow, diciamo, è quella che è stata più venduta di tutte, modello più venduto di tutta la storia della Rolls Royce. La Silver Shadow è nata nel 1965 circa, come prima serie. La prima serie si differiva da questa non di tantissimo, aveva 2 feritoie, non aveva i fentinebbia, aveva delle cose, delle particolarità un po' diverse. Poi del 72 è nata con aggiornamenti una serie successiva. Questa è la macchina che è circa metà anni 70, è chiamata una serie e mezzo, perché poi dopo del Silver Shadow hanno fatto un'ultima serie del 77-78 che avevano i paraurti in gomma e avevano delle cose, il cruscotto completamente diverso. Questa invece è una serie e mezzo, perché si riallaccia alla prima serie, ma non è la prima serie, perché la prima serie che avevano anche qualche piccolo problema, avevano i freni con le sospensioni tutte pneumatiche che davano un po' di problemi. Queste le sospensioni, ringraziando Dio, sono normali. I freni sono sempre freni, diciamo, un po' complessi, con tutti i tubi in alluminio, che bisogna fare una certa manutenzione, ma è chiaro, è una macchina che, questa non è una Fiat 500, è una macchina che le Rolls Royce dicono che se si sente qualsiasi piccolo rumore vuol dire che c'è qualcosa che non va. Infatti la macchina adesso è in moto e non si sente quasi il motore. Questa ha un V8 di 6.750 di cilindrata, mentre la prima serie era 6.250. È chiaro che una Rolls Royce non è tanto l'acquisto, che dopo poi ne parlerò, ma è il dopo. Questa è una macchina che ha bisogno di una manutenzione non indifferente, ci vuole il suo olio, ci vogliono le sue candele, ha un cambio automatico che va tenuto molto sotto osservazione, perché se poi qua si rompe qualcosa, la Rolls Royce non ha nemmeno un bottone uguale a un'altra vettura, cioè qui è tutto marcato Rolls Royce, e se si rompe qualcosa bisogna andare alla Rolls Royce. Io ho fatto revisionare l'impianto frenante circa due anni e mezzo fa e ho speso discreti soldi e ci è voluto diciamo tutti i suoi pezzi. Non si trovavano, più o meno si trova tutto, non si trovava un raccordino, sono dovuto andare in un'azienda che facevano tubi con alluminio e rifare questi tubetti tutti in alluminio. Vi lascio pensare, cioè, quanto ho speso, insomma sono cifre, si spendono cifre importanti. In più questa è una macchina che, se uno la vuole tenere in efficienza, ogni 20 giorni, un mese, va messa in moto e ci va fatto 50, 60, 70 km, perché se no la macchina si rovina, perché sono auto queste che soprattutto anche parti in gomma, anche il motore stesso, freni, se rimangono ferme è la fine, perché le parti in gomma si seccano, si piange, perché non è una macchina che con 2 lire si ripara, è una macchina, diciamo, un po' complessa, e poi comunque una macchina intorno ai 50 anni, è una macchina che ha anche la sua età. Questa monta un motore 6.750, che la cilindrata praticamente è standard, è stata standard per tantissimi anni dell'epoca, a 8 cilindri a V. Questa è dotata di carburatori rovesciati, che sono, nell'epoca li montava molte marche inglesi. Non è iniezione, perché l'iniezione nella Rolls Royce è venuta nella Silver Spirit inizio anni 80. Queste erano tutte a carburatori. Oggi, quelle di oggi montano, la Rolls Royce è di proprietà della BMW, montano il V12, ma lo storico motore Rolls Royce è stato sempre il V8, che prima era 6.250
e adesso è 6.750, ma anche quelle nuove di adesso, per riprendere diciamo la continuità del mito Rolls Royce, i motori sono 12 cilindri ma 6.750. Questo il motore lo sentiamo benissimo, gira tondo. Se non girasse tondo, se avesse qualche piccola vibrazione, vorrebbe dire che c'è qualcosa che non va. Questo motore deve proprio girare così silenziosamente, perché se no altrimenti sono dolori, sono guai. I carburatori sono a bagno d'olio, bisogna sempre guardare insomma che ci sia quella piccola quantità di olio. Le candele che vanno cambiate, queste non ci si fa tanti chilometri con questa macchina, però almeno ogni paio d'anni e almeno ogni 8, 10, 12.000 km il massimo, perché sono motori che, come ripeto, vanno tenuti molto sotto osservazione. C'è il cambio automatico con la vaschetta dell'olio, se ci vuole il suo olio e là c'è l'asta, c'è l'idroguida e questa ha anche l'aria condizionata che comunque, essendo vecchia, queste arie condizionate non è facile diciamo farle funzionare bene. Io praticamente non l'ho mai usata, però per il resto la macchina è veramente una macchina secondo me eccezionale, considerando anche l'età dei 50 anni, perché praticamente è silenziosa, non si sentono quasi le buche, ti accompagna e è una macchina veramente a dei livelli di qualità costruttiva e di comfort che non credo di trovarle su altre vetture di serie. Questa vettura io l'ho comprata nel 2019, usata chiaramente, da un signore di una certa età, e l'ho cercata tanto. Questa vettura è italiana, ha la targa italiana, è stata italiana sempre, c'ha la guida a sinistra. Io infatti la cercavo italiana perché non volevo che fosse con guida a destra, oppure tutte queste che vengono un po' dall'estero, e sono soddisfatto perché io era proprio quello che volevo e l'ho trovata anche bianca col tetto in vinile nero, e era proprio il mio sogno, perché io proprio ho avuto anche una Jaguar, ho avuto altre auto, però il mio sogno era proprio trovare una Rolls Royce e magari bianca e con targa italiana, perché questa c'ha la targa ancora, quelle targhe non europee, ma quelle targhe con la sigla della provincia. Però ripeto, sono auto che, a parte la compera, hanno bisogno di una manutenzione e dei costi di gestione non indifferenti, e pregare che non si rompano, perché poi dopo sono dolori.